Ciao ragazzi, oggi proverò per voi un router CNC della Tutris, il modello è TTC450 Pro. Ringrazio Aetonus per avermi dato la possibilità di testare questo splendido modello di router CNC. In descrizione trovate i link per avere ulteriori informazioni e se foste interessati all'acquisto. Come potete vedere l'imballo è abbastanza compatto. La prima cosa che mi piace vedere sono le istruzioni per l'assemblaggio e funzionamento. Sono in inglese e tedesco, le immagini esplicative sono chiare e intuitive, per un assemblaggio rapido. Dopo aver levato la cuffia insonorizzante, vedo con piacere che ogni singolo particolare è ben protetto. Questa è la panoramica del contenuto della scatola. Non vi preoccupate se vedete tanti componenti, perché in nemmeno 20 minuti sarà già operativa. Al suo interno c'è anche tutto l'occorrente per l'assemblaggio. Come potete vedere, è bastato montare le 3 traverse per dare forma alla CNC. Ora basta inserire i pannelli perforati e il nostro router è quasi pronto per lavorare. Ogni particolare è studiato davvero bene. I supporti sono estremamente robusti, e per il fissaggio bastano solo 3 brugole. C'è la possibilità di montare diverse tipologie di motori per avere performance più elevate. Per l'accensione è sufficiente ruotare il pulsante di emergenza, che in realtà è l'unico pulsante che permette di mettere in funzione il router. In più, una caratteristica davvero comoda, è la possibilità di gestire in tutte le sue funzioni la CNC direttamente dal display touchscreen. In dotazione c'è una scatola con delle frese a 30 gradi e singolo tagliente, ideali per le incisioni su diversi materiali come ad esempio legno e acrilico. Cerchiamo di vederla nel dettaglio. Questa sua caratteristica permette di scaricare rapidamente il truciolo e non fondere le materie plastiche durante la fresatura. Le pinze elastiche R11 hanno 2 diametri, che vengono utilizzati per la sgrossatura e rifinitura. Accettano senza problemi anche frese metriche, quindi con diametro 3 e 6 mm. Ci sono 2 frese, una è elicoidale, ideale anche sui metalli, invece la seconda ha i taglienti dritti, quindi va bene per levigare i bordi. Per concludere, c'è la fresa a V, ottima per asportare molto materiale in modo rapido, oppure per lavorazioni di folding, ovvero quando c'è la necessità di creare angoli e magari piegare materie plastiche nella realizzazione di qualche contenitore. Come sempre dipende tutto dalla vostra fantasia. In dotazione viene dato un tastatore, che dopo essere stato collegato al router, ci permetterà di determinare con precisione la profondità di lavoro. È molto utile quando ci troviamo particolari dove la profondità è critica. Per prendere confidenza con la velocità di lavorazione della CNC, ho creato un logo grazie ISOL. È un programma dove si possono creare i progetti online. È facile da usare, intuitivo, e cosa da non trascurare soprattutto per gli amatori, è gratuito. Quello che state vedendo ora è il software in dotazione, si chiama Candel e serve per gestire il vostro file durante la lavorazione. Come vi ho anticipato prima, questo router può lavorare anche senza computer. Infatti ha uno slot per le micro SD. Questo vi permette di creare il vostro progetto, trasferirlo su micro SD, e far lavorare la fresatrice in totale autonomia. Seguite il video, perché ho voluto provare tutte le sue funzioni, quindi vedremo insieme come lavora senza dispositivi collegati. Per creare questo logo con profondità di 3 mm, ci ha messo grossomodo un'ora di lavoro. Ho utilizzato la fresatrice da 1/8 di pollice, che equivale a 3,175 mm. Come dicevo prima, non è necessario utilizzare solo frese in pollici, perché la pinza elastica riesce a serrare bene anche le frese metriche. Per questo test non ho controllato il centraggio, ma nelle prossime lavorazioni controllerò anche altri parametri, come la precisione di lavoro che riesce ad avere. Guardate la qualità della lavorazione. I bordi sono ben definiti, e selezionando i parametri giusti, è davvero facile entrare in questo mondo, anche per chi non ha mai utilizzato nessuna CNC o laser. Direi che adesso possiamo vedere come si comporta con una lastra di alluminio. È una lamiera satinata da 1,5 mm di spessore e la utilizzerò per creare una scritta ben centrata. Su ISOL ho inserito le misure della lastra, il tipo di materiale, e in base alle quote che ho inserito, il software ha impostato in automatico tutti i parametri. Ovviamente il software imposta dei parametri che possono essere modificati manualmente.
Infatti ho portato il router dato in dotazione, al massimo delle sue capacità, nonostante i soli 70 watt di potenza e 10.000 giri. Devo dire che nonostante la potenza davvero bassa, è riuscito a lavorare con la fresa da 6 mm e la fresa da rifinitura in modo impeccabile. Il motore ha un buon raffreddamento, quindi riesce a lavorare anche per ore, senza difficoltà. Durante il test su alluminio, ho voluto provare a fare dei fori per vedere se lo spostamento degli assi è uniforme. Nel progetto avevo impostato 4 fori di diametro 12 mm, quindi ora passiamo ad un controllo con il calibro e vediamo il livello di precisione. Non so se riuscite a vedere bene la quota, ma è esattamente 12 mm. Potrei pensare che sia una combinazione, quindi proverò con un altro foro. In questo caso l'errore è di 1/10 di millimetro, quindi il foro è di 12,1 mm. Direi che per essere un prodotto nato per lavorazioni prevalentemente su legno o materie plastiche, ha un livello di precisione ragguardevole. Come potete vedere dalla scritta, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sul campanellino, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che propongo o semplicemente per vedere le piccole malizie in ambito meccanico. Come vi avevo accennato prima, questa CNC può lavorare anche senza connessione al computer. Subito dietro al pulsante di emergenza, c'è uno slot per inserire la micro SD. Il procedimento per avviare il router è il medesimo che si usa su PC, quindi vi basterà azzerare gli assi nel punto in cui volete iniziare il lavoro, regolate la velocità del motore, e aprite il file che volete riprodurre. Sul display viene visualizzato l'avanzamento del lavoro. Tra l'altro per questo disegno 3D ci sono due file, uno di sgrossatura, che richiede la fresa da 6 mm, e un file di rifinitura che ha bisogno di una fresa a punta tonda. Questa fresa non è in dotazione, ma per fare dei lavori qualitativamente validi, vi consiglio di avere diverse frese in base al materiale che volete lavorare. Per selezionare il nuovo file, vi basta seguire i passaggi che ho elencato prima. Come avete appena visto, ho sostituito anche la fresa, quindi ricordatevi sempre di azzerare nuovamente gli assi. Ho creato un bassorilievo di un Velociraptor, che rifinirò con delle ombreggiature per esaltarne la profondità. La fresatura ha una buona qualità, quindi passo alle conclusioni. Mi sono reso conto che il coperchio di protezione del motore durante la lavorazione vibra e fa rumore. Ma è un problema irrisorio, che si elimina se optiamo già per un motore più performante. Un altro piccolo difetto che ho notato è la mancanza di una protezione dalla polvere e segatura, dove c'è lo spinotto del computer e lo slot per la micro SD. A parte questi piccoli particolari, la macchina è davvero valida e performante. Lascio in descrizione i link e ringrazio nuovamente Aetonus. Grazie a tutti.